Fantasmi e oscure presenze. Ecco i castelli più infestati d'Europa. I fenomeni inspiegabili fanno parte dell'immaginario collettivo e ci affascinano proprio perché rimangono un mistero a cui la nostra razionalità non trova risposta. Siamo in Francia, nella valle della Loira. Qui sorge il castello di Brissac. L'edificio, dalle linee eleganti, risale al XVI secolo e un tempo vi abitavano Jacques e Charlotte, una coppia di nobili che si divideva tra ben 204 stanze. Il marito la tradiva e finì per ucciderla. Il fantasma della donna, chiamata Dama in Verde, si dice che continui a vagare tra gli ambienti ancora oggi. Passiamo adesso al castello di Bran, in Romania. Il castello di Bran è una delle attrazioni più visitate della Romania ed è meglio conosciuto come il castello di Dracula. Costruito in stile gotico medievale, risale al 1211 ed è stato innalzato sui Carpazi, al confine tra la Transilvania e la Valacchia. Qui, nel 1448, si insediò Vlad III, conosciuto anche come Vlad l'Impalatore, per la sua crudeltà verso i nemici. Alla sua figura si ispirò Bram Stoker per scrivere il celebre romanzo gotico Dracula, dando origine all'immortale figura del vampiro. Non solo, scelse di ambientarlo proprio in Transilvania e nella descrizione della sinistra dimora del mostro succhiasangue inserì particolari che la fecero identificare come il castello di Bran. Tuttavia, la presenza che si dice aleggi nel castello non sarebbe il fantasma di Vlad l'Impalatore, ma quello della regina Maria, che qui visse per diverso tempo. Narra la leggenda che alla sua morte il cuore le fu rimosso dal corpo, rinchiuso in uno scrigno d'oro e custodito nella cappella. Secondo un'altra leggenda, il fantasma della regina farebbe cadere dalla torre più alta del castello chiunque vi ci si avventuri nelle notti di luna piena. Parliamo adesso del Leap Castle, costruito verso i primi del 1500. Vanta la nomea di castello più infestato d'Irlanda. Situato nella contea di Offaly, è stato costruito dal clan degli O'Bannon, perennemente in lotta con quello rivale degli O'Carrolls. Una volta sconfitti i rivali, tuttavia, gli O'Bannon iniziarono una lotta fratricida. Tra gli omicidi più efferati ci fu quello di un sacerdote, ucciso proprio dal fratello, mentre stava celebrando la messa in quella che poi diventò nota come la Cappella Insanguinata, dove, ancora oggi, si dice che aleggi il suo spettro tormentato. Ma il prete non è solo fantasma. Tra i fantasmi di Leap Castle ci sarebbe anche quello di una ragazza di nome Emily, che pare sia caduta dalla cima di una torre. Ma tra gli inquilini troviamo anche la signora in rosso, che si aggira con un pugnale alzato. Segue un uomo basso e tarchiato e una creatura dall'aspetto di pecora, la cui apparizione pare che sia preceduta da un forte odore di zolfo. Come non parlare della Scozia e del castello di Edimburgo, all'interno del quale si aggira il pifferaio solitario. Il pifferaio solitario è lo spettro più famoso, ma non l'unico. Si dice che secoli fa, dopo aver scoperto una rete segreta di cunicoli sotto al castello, le autorità locali ordinarono al pifferaio di esplorarla per scoprire fino a che punto si spingesse. Una volta dentro, però, l'uomo non è mai più uscito e la sua anima
continua a vagare al suo interno. Castello di Predjama, Slovenia. Al suo interno pare si aggiri il fantasma del Robin Hood sloveno. Uno dei suoi inquilini era Erasmo di Predjama, il cavaliere che al suo interno ha resistito per un anno intero all'assedio delle truppe dell'impero austriaco. Il palazzo, grazie alla rete di gallerie, permetteva di fuggire facilmente, ma a causa del tradimento di un suo servitore, l'esercito austriaco riuscì infine a sconfiggerlo. Da allora si dice che il suo fantasma vaghi senza sosta per il castello in cerca di vendetta. Andiamo adesso in Germania e visitiamo il castello di Frankenstein. Dopo il castello di Dracula non può mancare quello di Frankenstein, reso famoso da un altro celebre romanzo gotico, quello omonimo della scrittrice Mary Shelley. Il castello invece esiste davvero, risale al 1255 e si trova nella città tedesca di Darmstadt. È appartenuto alla casata dei Frankenstein. Tuttavia, a ispirare Mary Shelley fu la figura di John Conrad Dippel, medico e alchimista che si dilettava in macabri esperimenti, rubando cadaveri e tentando di riportarli in vita con una pozione di cui egli stesso rimase vittima nel 1734, sperimentandola su di sé nel tentativo di guadagnarsi l'immortalità. Si pensa che sia proprio il suo fantasma ancora oggi a infestare il castello, di cui sono rimasti solo pochi ruderi. Il momento migliore per avvistarlo? Pare che sia quello del periodo tra Natale e Capodanno e che lui si sieda sul tetto di quella che fu la cappella Frankenstein. Castello di Auschka, Repubblica Ceca, sorge nei pressi del lago Macha, 47 km a nord di Praga, nella regione della Boemia centrale. Al castello è legata l'inquietante leggenda della Porta dell'Inferno, che sarebbe sorvegliata da un'entità dall'aspetto di un monaco vestito di nero senza volto. Il castello stesso sarebbe stato costruito attorno a questo pozzo senza fondo proprio come baluardo di difesa contro i demoni. Tra le tante storie che si raccontano, la più famosa, legata a questo luogo, è quella di un galeotto a cui fu promessa la grazia se accettava di essere calato nel pozzo e raccontare quello che vedeva. L'uomo accettò lo scambio, ma dopo essere emerso dal pozzo cominciò ad urlare ed impazzì, fino a morire di paura. La stessa cosa accadde anche ad altri che si cimentarono nella temeraria discesa. Si dice che siano state avvistate creature di ogni tipo e fra queste il fantasma di una donna in abiti bianchi. A chiudere il nostro viaggio tra i castelli infestati troviamo quello di Mosheim in Austria. È conosciuto anche come il castello delle streghe o dei lupi mannari. Menzionato per la prima volta nel 1191, sorge a 1079 metri di altezza nella regione di Longau, Salisburgo. Divenuta proprietà degli arcivescovi di Salisburgo tra il 1534 e il 1762, fu teatro di una sanguinaria caccia alle streghe che vide morire 66 persone accusate di stregoneria e magia. Tra le vittime più celebri ci fu Christina Staudinger, guaritrice 28enne, nota nel Lingò proprio per questo motivo, ma condannata al rogo. Non solo streghe però trovarono la morte, ma anche uomini accusati di essere lupi mannari, come un certo Simon Wint. Oggi si dice che nel castello aleggiano ancora le tormentate presenze delle vittime di quel periodo oscuro. Molti visitatori asseriscono di averne avvistata qualcuna o di aver sentito strani sfioramenti o ventate di aria gelida.